Ciao amici, ben ritrovati. Oggi andiamo a vedere come ho realizzato questa graziosa bambola di Sarah Kay. Mi sono ispirata a un'immagine delle sue e ho fatto la magliettina e i jeans con le toppe. Ho cercato di realizzare questa bambola ispirandomi alle sue immagini. Spero che il tutorial vi sia gradito. Ringrazio la persona che mi ha fatto questa richiesta e andiamo a vedere come l'ho realizzata. Per realizzare la testa della bambola avviamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie un aumento e saranno 24 maglie basse. Ogni 3 maglie un aumento e saranno 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie basse. Ogni 6 maglie un aumento e saranno 48 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo un aumento e saranno 54 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo un aumento e saranno 60 maglie basse. Ogni 9 maglie facciamo un aumento e saranno 66 maglie basse. Lavoriamo le 66 maglie per altri 20 giri. Ora facciamo ogni 9 maglie una diminuzione e saranno 60 maglie basse. Ogni 8 maglie facciamo una diminuzione e saranno 54 maglie basse. Ogni 7 maglie facciamo una diminuzione e saranno 48 maglie basse. Ogni 6 maglie facciamo una diminuzione e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una maglia e una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie basse. Riempiamo con l'ovatta sintetica e poi andiamo a fare altri 10 giri di 12 maglie basse. Dopo aver riempito bene andate a spingere all'interno le parti che abbiamo fatto più lunghe del collo, i 10 giri in più. Questi servono per inserirli all'interno della testa, in modo da poter poi inserire il collo qui dentro. Quindi andate a spingere bene dentro e date bene la forma alla testa. Per le braccia abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo 3 aumenti nelle prime 3 maglie e saranno 9 maglie lavorate. 3 aumenti nelle prime 3 maglie saranno 12 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 12 maglie basse. Per il pollice facciamo in questo modo, andiamo a fare 3 maglie alte nella stessa maglia e dobbiamo andarle a chiudere insieme. E questo sarà il pollice, quindi entriamo qui e andiamo a chiudere insieme e lavoriamo le restanti 11 maglie basse nelle 11 maglie. Quindi proseguiamo normalmente per le restanti 11 maglie. Per questo giro andiamo a lavorare nuovamente 12 maglie, quindi prendiamo anche questa qui, quella che avevamo chiuso, e andiamo a lavorare tutte le 12 maglie. Ora facciamo una diminuzione alla prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie lavorate. Lavoriamo le nostre 10 maglie per altri 22 giri e poi stacchiamo il filo. Terminati i giri possiamo staccare il filo e andiamo a riempire con l'ovatta sintetica. Per le gambe abbiamo un anello magico di 6 maglie, stringiamo l'anello e facciamo un aumento in ogni maglia e saranno 12 maglie lavorate. Una maglia e un aumento per tutto il giro e saranno 18 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 28 maglie basse. Lavoriamo le 28 maglie ma le andiamo a lavorare in costa dietro, prendiamo solo questa parte qui della maglia e la andiamo a lavorare in questo modo e lavoriamo 28 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 26 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 16 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 14 maglie basse. Una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 12 maglie basse. Lavoriamo le 12 maglie per altri 11 giri. Un aumento nella prima maglia e saranno 13 maglie basse.
Lavoriamo per altri 7 giri 13 maglie basse. Un aumento della prima maglia saranno 14 maglie basse. Lavoriamo le 14 maglie per altri 14 giri. Un aumento nella prima maglia saranno 15 maglie basse. Andiamo a fare un'altra uguale e poi le andiamo ad unire. Ora dobbiamo andare ad unire le gambe. Facciamo in questo modo: partiamo da qui, dal laterale dove siamo arrivati della gamba, quella che non abbiamo staccato, oppure partite di qua e andiamo a fare una, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 maglie e arriviamo così al laterale della gamba e andiamo ora a fare 3 catenelle. Ci uniamo nell'altra gamba qui nello stesso lato qui, quindi nel laterale, e andiamo a lavorare le 15 maglie per questa gamba. Poi andremo a lavorare le 3 maglie anche sulle catenelle, 3 maglie basse, e poi andiamo a finire il giro lavorando anche le restanti 7 maglie da questo lato. In totale ora con i nostri aumenti, perché saranno 3 aumenti di qua e 3 aumenti di qua, perché andremo a lavorare anche sul davanti della catenella, saranno 36 maglie dopo aver fatto tutto il giro. Ho lavorato, come ho detto, anche queste 15 maglie, vado a lavorare anche sulle catenelle dalla parte di dietro le 3 catenelle e poi vado a completare con gli ultimi 7 giri 7 maglie da questo lato, e in totale poi, dopo aver fatto completamente tutto il giro, saranno 36 maglie, perché lavoreremo le maglie sia dalla parte davanti della catenella che dalla parte di dietro. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 38 maglie basse. Lavoriamo per altri 5 giri 38 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia e una diminuzione a metà del lavoro e saranno 36 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Facciamo un altro giro di 30 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 10 giri 24 maglie basse. Ora possiamo andare a riempire un po' con l'ovatta sintetica e possiamo andare ad inserire anche il filo di ferro, in modo da poter poi incorporare anche le braccia lateralmente. Se preferite potete già incorporare le braccia ora e poi andremo a fare il filo di ferro e l'inserimento dell'ovatta sintetica. Quindi facciamo in questo modo: andiamo a lavorare da questo punto 1, 2 e 3 maglie e andiamo ad inserire il primo braccio qui lateralmente. Lo vado ad inserire con 3 maglie. Il braccio andrà inserito in questo modo: posizioniamo il pollice verso il corpo e andiamo ad inserire per 3 maglie il braccio. Quindi possiamo posizionarlo in questo modo qui. Se preferite potete anche mettere degli spilli in modo che non si sposta, come vi trovate più comodi. Posizionate il vostro braccio in questo modo e dovete andare ad inserire le 3 maglie anche del braccio, in modo da inserire solo queste 3 maglie verso il corpo, che sono verso il corpo, nel corpo. Per 3 maglie andiamo a fare questo lavoro. Arrivate a questo altro lato e andiamo a lavorare anche qui le 3 maglie incorporandole. In totale saranno sempre 24 maglie, perché non abbiamo fatto aumenti ma abbiamo soltanto incorporato le 3 per 3 maglie il braccio al lato del corpo. Arrivati da questo altro lato vado ad inserire anche per 3 maglie il braccio anche da questa parte e poi termino il giro normalmente. Posiziono il braccio in questo modo e lo vado ad incorporare così, prendendo tutte e due le parti per 3 maglie, 1, 2 e 3.
Per il prossimo giro andrò a fare in questo modo: vado a lavorare le maglie del corpo, poi vado a lavorare anche intorno alle braccia in modo da incorporare anche queste parti qui di queste restanti 7 maglie, perché 3 le abbiamo già lavorate che sono vicino al corpo, e quindi andremo a lavorare in questo modo, non andremo più verso l'interno ma andremo a lavorare tutto intorno alle braccia e al corpo. Quindi facendo tutto il giro ora con i nostri aumenti qui di 7 maglie e 7 maglie, in totale saranno 38 maglie lavorate ora, perché andremo a lavorare tutto intorno in questo modo. Quindi volendo possiamo già inserire il filo di ferro un po' di fatta sintetica e poi andremo a fare queste maglie lavorando normalmente, prendendo tutte le maglie. Per inserire il filo di ferro vado a prendere più o meno la misura che mi servirà un po' per piegare la punta ed inserirla nelle scarpe, e poi anche la parte superiore qui per inserire nella testa. Quindi dovete calcolare un po' di filo in più piegandolo in questo modo e creando così le gambe e la parte dove andremo poi ad inserire la testa. Andiamo a piegare un po' la parte dove andrà inserita nella scarpa, piegandola così, e possiamo mettere anche un po' di scotch di carta in modo che sia ben chiusa e non fuori il lavoro. Dopo aver inserito il filo di ferro possiamo inserire anche l'ovatta. Man mano, piano piano, andiamo ad inserire tutto l'ovatta e riempire il corpo. L'ovatta sintetica va inserita piano piano, man mano andiamo poi a riempire, a modellare la gamba, e la riempiamo bene pressando bene l'ovatta all'interno. Dopo aver riempito bene il corpo vado ad inserire anche le braccia, il filo di ferro, e vado in questo modo, vado a mettere sempre un po' di scotch alla base qui, lo inserisco un po' lì dove avevamo piegato il filo e vado ad attorcigliarlo un po' in questo modo, vado a bloccarlo così e vado poi ad inserirlo nelle braccia da un lato e dall'altro, in questo modo, e vado ad inserirlo dentro. Inseriamo bene anche l'ovatta sintetica nelle braccia e possiamo proseguire ora a fare tutto il giro, e saranno 38 maglie con queste maglie in più delle braccia. Quindi andiamo a fare questo giro in questo modo: un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 40 maglie basse, un aumento alla prima maglia, un aumento a metà del lavoro e saranno 42 maglie basse. Ogni 5 maglie facciamo una diminuzione e saranno 36 maglie basse. Riempiamo bene con l'ovatta sintetica e facciamo ogni 4 maglie una diminuzione e saranno 30 maglie basse. Ogni 3 maglie una diminuzione e saranno 24 maglie basse. Ogni 2 maglie facciamo una diminuzione e saranno 18 maglie basse. Poi facciamo una maglia, una diminuzione per tutto il giro e saranno 12 maglie. Poi andiamo a fare una diminuzione alla prima maglia, una diminuzione a metà del lavoro e saranno 10 maglie basse. Lavoriamo le 10 maglie basse per altri 10 giri e poi stacchiamo il filo. Inseriamo il collo nella testa, andiamo ad inserirlo all'altezza giusta lasciando giusto un dito fuori, e passiamo il filo da questo punto alla punta di sopra con un ago lungo in modo da poter poi roteare la testa. Fate più volte i passaggi in modo da bloccare bene. Possiamo andare ad inserire poi gli occhi, e questa sarà la base della nostra bambola, e possiamo fare i vestiti che vogliamo. Per i pantaloni abbiamo una catenella di 36 maglie, la andiamo a chiudere ad anello e andiamo a lavorare 36 maglie basse nelle 36 catenelle. Lavoriamo per altri 6 giri 36 maglie basse. Ora dobbiamo andare a dividere la parte in due in modo da fare le gambe ai pantaloni, e andiamo a fare 18 maglie per questo lato della gamba. Lavoreremo solo su queste 18 maglie fino a quando abbiamo terminato questa gamba, e poi andremo a fare l'altra successivamente. Quindi vado a lavorare da questo punto vado a lavorare le mie 18 maglie, le vado a chiudere ad anello e lavoro su queste 18 maglie. Lavoriamo ora le 18 maglie per altri 20 giri. Ogni 2 maglie facciamo un aumento e saranno 24 maglie basse. Lavoriamo per altri 4 giri le nostre 24 maglie basse. Ogni 3 maglie facciamo un aumento e saranno 30 maglie basse.
Lavoriamo per altri 4 giri 30 maglie basse. Ogni 4 maglie facciamo un aumento e saranno 36 maglie basse. Lavoriamo le 36 maglie per altri 9 giri e poi stacchiamo il filo. Ora facciamo un aumento alla prima maglia e un aumento a metà del lavoro e saranno 38 maglie. Lavoriamo le 38 maglie per altri 4 giri. Possiamo staccare il filo da questo lato e andiamo a fare la stessa cosa per l'altro lato della gamba. Entriamo di qua e andiamo a lavorare le nostre 18 maglie per 20 giri e proseguiamo come abbiamo fatto per questa gamba. Per realizzare le taschine dietro facciamo in questo modo: facciamo una catenella di 4 maglie, andiamo a fare un'altra catenella per girare e lavoriamo 4 maglie basse nelle 4 catenelle. Giriamo e facciamo un altro giro di 4 maglie basse. Una diminuzione nella prima maglia, una diminuzione nell'ultima maglia e saranno 2 maglie basse. Giriamo e facciamo un'unica maglia e possiamo andare a chiudere il lavoro. Ne facciamo 2 e andiamo a cucire i pantaloni nella parte di dietro. La punta sarà la parte finale della tasca, quindi andremo a cucirla in questo modo. Per le toppe che vanno sul ginocchio ne vado a fare 2, una sul ginocchio, l'altra sull'altro ginocchio, una la vado a fare verde e poi vado a fare dei pallini bianchi, e l'altra la vado a fare con questo filato miscelato e vado a fare in questo modo, le vado a fare tutte e due uguali, quindi vado a fare 1, 2, 3 e 4 catenelle, faccio una catenella per girare e lavoro le mie 4 maglie basse nelle 4 catenelle. Lavoro le 4 maglie per altri 3 giri e poi stacco il filo. Stacco il filo e questa sarà la toppa che andrò ad applicare sul ginocchio. Per realizzare la magliettina o la camicetta andiamo a fare una catenella di 36 maglie con il filato bianco. Lavoriamo le 36 maglie basse nelle 36 catenelle. Lavoriamo per altri 5 giri 36 maglie basse. Ora dobbiamo lasciare lo spazio per le maniche, facciamo in questo modo: lavoriamo le prime 6 maglie basse normalmente, lavoriamo poi 6 catenelle e saltiamo 6 maglie, poi lavoriamo 12 maglie basse nelle 12 maglie e facciamo 6 catenelle e poi di nuovo 6 maglie basse nelle 6 maglie successive. E ho lavorato 6 maglie basse nelle 6 maglie basse, ho fatto 6 catenelle, ho saltato 6 maglie, ho lavorato 12 maglie basse nelle 12 maglie seguenti, ho lavorato 6 catenelle, ho saltato 6 maglie basse e ho lavorato poi nelle ultime 6 maglie basse. Ora lavoriamo 6 maglie basse nelle prime 6 maglie, poi andiamo a fare 6 aumenti lì dove abbiamo fatto le catenelle, quindi in ogni catenella andiamo a fare gli aumenti. La stessa cosa andremo a fare anche per quest'altra parte delle catenelle, quindi gli aumenti li andremo a fare solo sulle 6 catenelle qui e sulle 6 catenelle qui. Lavoriamo normalmente, in totale saranno 48 maglie perché abbiamo fatto gli aumenti sia qui che qui. Andiamo a fare un altro giro di 48 maglie, ma le maglie che sono solo sulla manica qui, queste maglie, le 12 maglie che sono sulla manica qui, le 12 maglie che sono qui, le andiamo a fare a maglie alte, il restante a maglie basse. Andiamo a fare un altro giro allo stesso modo, le maglie alte solo sulle maniche. Possiamo staccare il filo bianco e dobbiamo andare a fare il contorno con il filato verde. Con il filato verde andiamo a fare un giro di maglie basse lì dove abbiamo fatto adesso i giri, andiamo semplicemente a contornare questa parte superiore. Possiamo ora staccare il filo e andiamo
a fare la base, la balza sotto. Per realizzare la balza sotto giriamo la maglia in questo modo e lavoriamo a maglie alte e andiamo a fare ogni 5 maglie un aumento e saranno 42 maglie alte. Giriamo il lavoro e andiamo a fare ogni 6 maglie alte un aumento, saranno 48 maglie alte, e poi andiamo a rifinire come abbiamo fatto qui con il filato verde anche la base di sotto. Terminati i giri, questa sarà la camicetta che poi andremo a cucire dietro in questo modo. Giriamo le maniche sopra e poi andiamo a cucire dietro. Volendo possiamo ricamare dei fiorellini sulla magliettina. Per i fiorellini possiamo fare semplicemente in questo modo, andiamo a fare 3 lineette così e creiamo questi nostri fiorellini qua e là in modo da decorare così la camicetta. Potete fare anche delle palline, quello che più vi piace, e andate a decorare così anche sulle maniche e su tutta la camicetta. Andiamo poi a cucire le toppe sulle ginocchia, cuciamo anche i pantaloni, andiamo a cucire le taschine dietro e facciamo anche la riga in modo da realizzare così le taschine sul davanti, realizzando solo il contorno e anche della lampo sul davanti. Ho realizzato anche i fiorellini qui sulla camicetta. Per i capelli invece andiamo a fare una calotta che riesca a coprire con la lana tutta la parte superiore della testa. Una volta che abbiamo fatto questa calotta andiamo a rivestirla con la lana, andiamo ad avvolgere intorno ad un quaderno, ad un cartoncino del filo di lana. Io ho fatto 100 giri e vado a tagliare la base di sotto, vado a cucire poi questa parte qui centrale sopra alla calotta, la vado a cucire, vado a posizionare i capelli sulla calotta e li vado a cucire al centro con ago e filo, quindi vado a bloccare queste parti qui con ago e filo. Vado a realizzare la frangia anche in questo modo, vado ad avvolgere le dita sulle dita del filo e poi vado a cucirle sulla parte davanti. Taglio sempre la base e vado poi ad applicare questa parte qui in questo modo, la vado a cucire al centro. Andiamo a bloccare i capelli e possiamo fare la pettinatura che vogliamo. Io andrò a fare delle treccine ai lati. Per il cappello ho fatto un anello magico di 6 maglie, poi ho fatto un aumento in ogni maglia e sono 12 maglie. Ho continuato con gli aumenti fino ad arrivare a 96 maglie. Ho lavorato poi le 96 maglie per altri 10 giri e ora andiamo a fare le diminuzioni e andiamo a fare in questo modo. Lavoriamo 14 maglie e poi facciamo una diminuzione. In totale saranno 90 maglie basse. Ogni 13 maglie facciamo una diminuzione e saranno 84 maglie basse. Ogni 12 maglie facciamo una diminuzione e saranno 78 maglie basse. Lavoriamo per altri 2 giri 78 maglie basse. Sostituiamo il filato bianco con quello verde e andiamo a fare per altri 3 giri 78 maglie con questo filato. Riprendiamo il filato bianco, lavoriamo a maglie alte e andiamo a fare ogni 12 maglie un aumento e saranno 84 maglie alte. E lavoriamo in costa dietro, prendiamo solo la parte di dietro della maglia. Ogni 13 maglie facciamo un aumento e saranno 90 maglie alte. Ogni 14 maglie facciamo un aumento e saranno 96 maglie alte. Ogni 15 maglie facciamo un aumento e saranno 102 maglie alte e possiamo staccare il filo e andiamo a fare gli stessi fiorellini che abbiamo fatto sulla magliettina. Ed eccola terminata. Ho cucito la maglia sulla parte di dietro, potete mettere anche un bottoncino in modo che si possa sfilare. Ho realizzato anche queste taschine con il filato nero, ho poi passato il filato nero a tratti in modo da simulare la cucitura e poi ho aggiunto altri 2 toppe
fatte semplicemente con un anello magico di 6 maglie, e qui invece ho fatto 12 maglie. Ho poi terminato con i capelli, la frangia l'ho messa ai due lati in questo modo, e ho fatto anche dei piccoli puntini in modo da simulare le lentiggini. Ho ricamato gli occhi, come ho fatto vedere anche nell'altro video tutorial della bambola con i bigodini, e questa è la mia versione di Sara. Ok, ho fatto anche il cappellino, e così come ho detto ho passato anche i fiorellini, il filo, in modo da ricamare i fiorellini sopra. Andremo poi ad applicare il cappellino sulla testa. Spero che questa versione vi piaccia, è bella da collezionare, è molto simpatica, e possiamo realizzare con la stessa struttura, lo stesso corpo, tanti altri vestiti, e andiamo a riprodurre i vestiti di Sara Kay dalla sua collezione. Spero che vi piaccia, vi mando un grande bacio, un grande abbraccio, e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao, e lavoriamo che ci consoliamo. Un bacio, ciao! Grazie a tutti voi amici di Creiamo Annalisa per il vostro sostegno ed affetto, grazie per ogni commento, condivisione e contributo alla crescita di questo canale. Continuate a seguirmi perché il viaggio continua. Con gratitudine, Creiamo Annalisa. Un bacio e un abbraccio.